nostro brevetto riguarda la realizzazione di un sensore di pressione integrato all'interno di un polimero flessibile, ovvero abbiamo realizzato un sensore di pressione direttamente funzionalizzando un polimero tipo spugna con un polimero conduttivo. Questo ci ha consentito di integrare il sensore all'interno di un materiale soft, morbido, e di poter inserire il sensore stesso all'interno, per esempio, di una soletta per monitorare la pressione del piede all'interno della scarpa. L'idea nasce dal voler integrare la sensoristica direttamente nel materiale di uso industriale, ovvero noi vogliamo rendere i materiali funzionali che utilizziamo tutti i giorni materiali intelligenti. E in questo modo noi abbiamo reso sensibile un polimero poroso che è tipo spugna, tipo soletta, che utilizziamo tutti i giorni, è diventato un materiale intelligente. I vantaggi è che noi non dobbiamo costruire dei sensori che stanno al di fuori dei nostri prodotti, ma i sensori sono il prodotto stesso che diventa intelligente. In questo modo per esempio la soletta della scarpa stessa diventa una soletta sensibile che può monitorare il peso del piede e la postura del passo, la postura della persona. E questo viene fatto in maniera economica, a basso costo e integrata, senza dover aggiungere dei materiali ulteriori al prodotto. L'esempio pratico è appunto quello della soletta, su cui abbiamo lavorato per vedere la postura, la pressione del piede in vari punti e la postura della persona, e poi abbiamo lavorato sulla sella della moto e sella della bicicletta per vedere la postura della persona sopra la sella per il racing, diciamo, per vedere la posizione del pilota. Tutto questo senza modificare le proprietà strutturali del materiale soft della sella. Per la commercializzazione noi abbiamo realizzato un dispositivo, stiamo realizzando l'elettronica portatile e il costo al pubblico dipende dal tipo di prodotto, perché questa è un'applicazione che si può inserire in diversi tipi di prodotto. Diciamo che genericamente il sensore è un sensore a basso costo, perché viene fatto da una semplice funzionalizzazione polimerica che va inserita nel processo industriale e poi realizzati i contatti e l'elettronica, quindi difficile dare un range, ma insomma diciamo che è un prezzo che non modifica drasticamente il costo del prodotto. Abbiamo scelto di collaborare, di pubblicizzare l'idea attraverso l'ufficio di relazioni col pubblico del CNR, perché il nostro è un dispositivo che è nato all'interno del CNR e quindi il CNR ci ha permesso di brevettarlo e ci propone ai partner industriali che possono essere interessati a nostre idee. Inoltre noi collaboriamo con delle start-up e delle aziende a livello locale che ci hanno aiutato per la parte industrializzazione, quindi ci siamo fatti conoscere a livello di piccole aziende che ci possono dare una mano e quindi possono entrare nel settore e farci conoscere.